goodbye to all your cousins, 'cause they'll never let you go. Immancabilmente si veniva messa allora, si veniva immancabilmente a messa qui, che fosse caldo o freddo, che piovesse o che ci fosse il sole non aveva nessuna importanza. Io in questa chiesa sono stato battezzato, cresimato, ho fatto la prima comunione, la chiesa era dedicata a Santa Maria Assunta. When it's calm, say hello to all these others, 'cause they'll never let you go this far alone. When it's calm, say hello. Mia sorella Lidia, che aveva 16 anni, e mio cugino Giorgio, quello che aveva dormito al mio fianco la notte precedente, decidono di venire qui. Da Cerpiano salgono qui. Quando arrivano qui trovano la chiesa piena di gente. C'era un motivo preciso, perché dicevano bruceranno le case, le stalle, i fienili, ma una chiesa non la bruceranno mai. Ci rifugiamo dentro la chiesa, per cui siamo al sicuro, capito? E invece le cose andarono molto diversamente, perché qui è il racconto di mia sorella. Succede che Don Marchioni, che era parroco di una chiesa qua in fondo che si chiamava San Martino, doveva venire a celebrare la messa a Cerpiano il mattino del 29 settembre, perché il 29 settembre è la festa di San Michele Arcangelo e la chiesina di Cerpiano era dedicata agli angeli custodi. Io facevo ancora il chierico, per cui mi hanno detto guarda che domattina viene Don Marchioni e tu gli servi la messa. Capito? Don Marchioni parte da San Martino a piedi, perché allora si viaggiava solo a piedi, arriva qui, trova la chiesa piena di gente, si ferma con loro e si mettono a recitare il rosario. Quando il gruppo di soldati della SS che arrivano qua, la prima cosa che fanno, cercano di chiudere tutte le porte per impedire a chi è dentro di scappare. Però qua dietro, alla base del campanile, c'era la porticina della sacrestia, 3 persone molto svelte, prima che loro si accorgano di quella porta, riescono a scappare, si rifugiano nel bosco e si salvano. Capito? Quando loro sono pronti, precedentemente avevano chiuso anche questa porta, aprono la porta con la gente terrorizzata dentro e dicono che tutti devono uscire. Quando tutti quanti sono usciti, con loro ai lati perché non si dovevano sparpagliare, capito? In chiesa rimane una ragazza seduta su di una seggiola. Quando vedono che quella ragazza non ha obbedito agli ordini, entrano dentro incavolati e cominciano a gridare che deve uscire con gli altri. Loro non lo sanno, ma quella ragazza è paralitica, non ha l'uso delle gambe. Ebbene, quando vedono che non ubbidisce, cominciano a calciare la seggiola sulla quale era seduta, quando a un bel momento la ragazza cade in terra, si mette a gridare, uno estrae la pistola, gli spara e la uccide. Dopodiché dicono a Don Marchioni che deve entrare. Don Marchioni arriva sull'altare, sa che nel tabernacolo ci sono delle ostie consacrate ed è un dovere dei sacerdoti, in caso di pericolo, di consumarle. Apre il tabernacolo, prende la piscide per consumare le ostie che in essa contenute. Quando gli sparano una raffica lo uccidono e un proiettile colpisce anche la piscide che conteneva le ostie, che è stata ritrovata 45 anni dopo, mi pare, all'incirca, in mezzo alle macerie. Dopodiché dicono che li avrebbero portati a Cerpiano, sempre con loro ai lati. Quando però arrivano al bivio per Cerpiano, e i primi cercano di voltare in quella direzione, ma loro gli dicono no, dritti, e si ritrovano davanti al cimitero. E adesso andiamo là.
Quando arrivarono davanti al cimitero, loro tentarono di aprire il cancello, però il cancello, che non è quello attuale, non si apriva perché era chiuso con una serratura a chiave. Loro, quando videro questo, si allontanarono un po' e spararono contro la serratura, la scardinarono, aprirono e fecero entrare tutti quanti. Qui è sempre il racconto di mia sorella, perché mia sorella in questo frangente si è salvata, e vi spiego in che modo. Quando furono tutti dentro, però, fecero un'altra cosa tremenda, perché presero le persone più alte e le misero vicino al muro della cappella, che allora era intera. Poi man mano calavano di statura, sempre più avanti, in maniera che avevano in primo filo i bambini che gridavano, piangevano, si disperavano. Durante questa operazione mia sorella Lidia e mio cugino Giorgio erano insieme, quando mio cugino, forse per la paura, incomincia a dire che gli scappa la pipì con mia sorella e insiste che gli scappa la pipì. Mia sorella, che non si rende conto di quello che sta per succedere, capito? Gli dice: ma vai là nell'angolo, va a fare. Come esce dal gruppo, gli sparano, lo uccidono, e fu il primo ucciso qua dentro, e aveva 15 anni. Dopodiché si misero inginocchiati ai due angoli del muro di cinta, inginocchiati per sparare basso, capito? E cominciarono a sparare con i loro mitra, le mosse in pistole, sul mucchio. Mia sorella prende un proiettile nell'anca destra, gli si conficca nell'osso dell'anca, cade in terra, gli altri gli cadono addosso e in questo modo si salva. Però rimane sotto il mucchio dei cadaveri tutto il 29 settembre, sotto una pioggia torrenziale, tutta la notte fra il 29 e il 30, e solo nel pomeriggio del 30 un contadino, che come me e tanti altri si era nascosto nel bosco, vede che soldati della SS sembrano non esserci più, viene a cercare la sua famiglia e la trova qui naturalmente uccisa. Mia sorella lo chiama, capito? Gli dice: guarda, perché trovo sua madre che dava ancora segni di vita. Dice: porto via mia mamma, poi torno ad aiutarti. Però la madre gli muore fra le braccia dopo poco, lui la mette da parte, torna e toglie i cadaveri che impediscono a mia sorella di uscire dal mucchio, perché il peso dei cadaveri che aveva addosso gli impedivano di uscire. Gli trova un bastone e con quel bastone si avvia verso casa, verso Cerpiano. Capito? Mia sorella aveva solo il foro d'ingresso, perché il proiettile si era conficcato nell'anca, che poi gli è rimasto conficcato nell'anca finché è vissuta. Però qui è successo anche un fatto di umanità, perché una ragazza che credo che avesse un anno più di mia sorella, Elide Ruggeri, capito? Aveva preso un proiettile che gli aveva trapassato un fianco senza ledere evidentemente organi vitali. Quando dice: ero là steso in terra con un dolore tremendo, quando sulla porta appare un soldato della SS, capito? Come mi vede, mi prende, mi trascina fuori, mi scopre, mi disinfetta le ferite, me le tampona e dice: tu assomigli a mia sorella, finita la guerra torno a trovarti. Era un medico della SS, che poi non si è più visto, forse era anche morto. Questo è quello che è successo qua dentro. Questa è la tomba di un partigiano che si chiamava Gastone Rossi, era fratello del vicecomandante della brigata, che morì nell'estate del 1944, fu sepolto provvisoriamente lì, che poi è stato portato a Marzabotto nell'ossario, quando hanno fatto l'ossario assieme agli altri, perché dopo questi fatti i soldati non erano degli stupidi, si nascosero. Tutte le persone che gli uomini che si erano nascosti nei boschi, tornarono fuori quando videro tutte queste persone uccise, ne fecero una fossa comune lì. Ecco, quella croce ricorda il luogo dove erano. Sono rimasti lì 11 anni, perché in attesa che facessero l'ossario, sono stati lì. Questa l'ho recuperata io, per dirvi che, vedete, questi sono i segni di 2 proiettili che l'hanno colpita, anche questo, per dire come sparavano basso, perché volevano colpire i bambini.
La mia famiglia si trasferì da là in fondo dove abito tuttora, là, ma ormai dalla casa è rimasto solo quel tetto là, perché c'era una casa molto grande attaccata all'altra, e si trasferì là, era la casa della zia. Quando il mattino del 29 io vado per prendere l'erba per i conigli, e passiamo da questa strada, poi andiamo su per di lì con i partigiani, con i ragazzi partigiani. Contrariamente a quello che qualcuno ha scritto, fra i quali c'è un certo Luftklinkammer, un tedesco che ha scritto di queste cose, che dice che la strage sarebbe stata provocata da uno scontro fra partigiani e soldati della SS, io vi posso dire tranquillamente che quando sono arrivati i soldati della SS qui i partigiani erano in cima a Monte Sole già da chissà quanto tempo. Qui sono arrivati intorno alle 9 del mattino. Io quando sono tornato indietro, che ho lasciato i partigiani, mi sono nascosto lì di fronte. Ho scelto apposta perché da là volevo vedere cosa sarebbe successo qui, capito? Quando, dopo un pezzo che ero là da questa strada, un gruppo di soldati in fila indiana arrivano a Cerpiano. Vi dirò che ho avuto anche il tempo di contarli, perché sono venuti tranquillamente, erano 14, con le loro mantelline impermeabili. Adesso delle case sono rimaste le stalle, le case sono quasi scomparse, si sparpagliano nelle case, dopo un po' si vede che tutte le persone che trovano le fanno entrare dentro la chiesina. E ho visto entrare mia madre, mia sorella, i miei cugini, le mie zie, capito? E ho detto, ma forse li chiudono lì dentro perché così possono continuare a perquisire le case senza avere nessuno in mezzo. Invece no, quando tutti quelli che hanno trovato li hanno chiusi dentro, hanno chiuso la porta, dentro c'era anche una suora orsolina che si chiamava Antonietta Benni, che era maestra d'esilo in fondo alla casa dove abito io, che era stata nostra maestra d'esilo, quello che ci aveva preparato i sacramenti, capito? E lei si è salvata lì dentro. Dice che dopo averli chiusi, un soldato ha riaperto la porta e ha detto: fra 5 minuti tutti caput, cioè tutti uccisi. Antonietta Benni, che capisce perfettamente cosa significa, dice: recitiamo l'atto di dolore perché questi ci vogliono uccidere tutti. Quello richiude la porta, lì c'era un gruppo di soldati, vedete che c'è la finestra, c'è ancora, ecco, un oggetto viene lanciato contro quella finestra, si sente il fracasso dei vetri infranti, lo scoppio dentro la chiesina, con delle grida che si sono affievolite man mano morivano. Va bene? Ebbene, succedono 3 cose. Le grida di queste persone, la pioggia che incomincia a cadere a dirotto, e un soldato che era entrato nell'aula dell'asilo, che era là dietro, dove c'era un armonium, e suonava, strimpellava l'armonium, si sentivano i suoni di questo armonium, insomma. Va bene? Tremendo. Li hanno lasciati lì tutto il 29 settembre, tutta la notte fra il 29 e il 30. Succede che delle 39 persone che erano state chiuse lì dentro, circa la metà muoiono in tempi più o meno brevi, ma l'altra metà è più o meno ferita, alcuni anche incolmi, vengono lasciati lì tutto il 29 settembre, tutta la notte fra il 29 e il 30, però nella notte fra il 29 e il 30 qui c'era anche un professore di un istituto tecnico di Bologna che si chiama Aldini Valeriani, il professor Fabris, con la moglie e 2 figli. La moglie durante la notte, sempre dal racconto dell'Antonietta Benni, si mette a gridare disperatamente, forse era ferita o il panico, evidentemente ai soldati dà fastidio, uno entra con la torcia, cerca dov'è, quando scopre dov'è gli spara e la uccide. Il marito, che è ferito anche lui ma è vivo, dice: ma io sono un fascista, ho la tessera del fascio in tasca, lasciatemi andare. Ma quel tedesco in bell'italiano dice: se eri un fascista non eri qui, ma non lo uccide. Il giorno dopo nel pomeriggio entrano dentro,
tutti quelli che sono ancora vivi li uccidono a colpi di pistola, alle donne strappano orecchini, catenine, ce le avevano naturalmente, piedi nunziali, eventuali anelli, le borsette, tutte le cose di valore, gli uomini, i portafogli. Capite? Un soldato che ha avuto anche il coraggio di raccontarlo, nel dopoguerra ha detto avevamo messo insieme un piccolo tesoro. Capito? Questo è quello che è successo. Si salva l'Antonietta Benni perché era ferita ad un braccio, il braccio dove aveva la borsetta, lei come suora cose di valore non ne aveva, capito? Prendono la mano, gli sfilano la borsetta, forse hanno sentito la mano fredda e in questo modo si è salvata. Si è salvata anche un ragazzo che allora aveva 9 anni, che si chiama Fernando Piretti, che è ancora vivo, e che era parzialmente coperto dal corpo di sua madre. È una bambina di 7 anni, Paola Rossi, che era avvolta in uno scialle, dice l'Antonietta Benni, e secondo lei non l'ha neanche notata. Questo è quello che è successo qui. Intanto succede che dopo che Walter Reder, che è quello che ha comandato la strage, il maggiore Walter Reder, viene condannato all'ergastolo dopo la guerra e lo stava scontando nel carcere militare di Gaeta. Ebbene, dopo 30 anni dice che si era pentito, che insomma, voleva essere liberato. Il comune di Marzabotto decide di fare un referendum sugli scampati. E quando io arrivò al mio turno di parlare, io dissi che se era veramente pentito avrebbe dovuto starsene in silenzio a scontare la pena che gli era stata inflitta. L'Antonietta Benni invece disse che l'avrebbe perdonato. Qualche tempo dopo ci incontriamo con Antonietta Benni, che lei ha continuato ad abitare lì poco distante da casa mia. Quando mi vede mi fa: vergognati Francesco, un cristiano che non perdona. L'ho sempre avuto un po' come un peso. Vengo convocato per il 6 di ottobre al Tribunale Militare della Spezia perché avevano trovato altri 17 soldati che avevano partecipato della SS, che avevano partecipato a questa operazione e li stavano processando. Allora tutti quelli che avevano avuto dei morti nella strage dovevano andare a testimoniare. Mi interrogano, quando hanno ritenuto di averne saputo abbastanza mi fanno: allora Perini lei può andare. E io ho detto, ho alzato il dito e ho detto: vorrei aggiungere qualcosa. Dica pure, per quello che mi riguarda li perdono tutti. Ho perdonato Albert Meyer, perdono anche loro. E va bene, grazie. Questo però è registrato su un DVD e qua c'è anche quello che ho detto. Questo è tutto. Sono felice di averlo fatto.